Ciao a tutti, da Lollo 100% fai da te. Oggi ho avuto un'idea. Ho recuperato tante cassette di questo tipo. Sono semplici cassette di legno, me le andrò a smontare e vediamo quello che ci faccio. Un like e un commento è gradito e se volete iscrivetevi al mio canale. Ciao, ci vediamo dopo l'introduzione. Here we go. Eccoci qua, come vi avevo annunciato nell'introduzione, oggi andrò a fare un lavoro completo di riciclo. Ho cambiato la cassetta perché mi sono accorto soltanto dopo che la cassetta era una cassetta che io utilizzavo quando in campagna, quando raccoglievo le patate, per cui mi sono rimaste. E ho pensato, perché buttarle quando possono rivivere una nuova vita? In poche parole, adesso me la vado a smontare e vi faccio vedere quello che ne esce fuori. Seguitemi. Ecco, alcuni attrezzi, tronchesini, tenaglie, pinze e cacciavite. E ora la vado a smontare. Ora vi vado a levare queste graffe. Come potete vedere, graffe levate, poi dopo mi andrò a eliminare i pezzi tagliandoli con banco e sega, li taglio tutti i pezzi dove ci sono i fori. Qua la prima fatta e ora continuo, vi ho fatto vedere come la smonto e continuo con il resto. Questi sono i pezzi della cassetta che ho smontato. Questo pezzo qua adesso lo andrò a tagliare, queste parti qua, queste praticamente saranno lo scarto, mi tengo la parte buona. Questi 4 pezzi che erano i bordi laterali me li andrò a levigare e poi successivamente seguitemi, vedrete cosa ci faccio. Questi non so ancora se questi li utilizzo, anche perché dietro hanno un'etichetta, però poi ho questi 4 listellini che anche loro andrò a tagliare. Eccoci qua, ho questi 4 pezzi che, come avete visto, ho ricavato prima dalla cassetta che ho smontato. Ora me li vado a levigare leggermente per levare il pelo del legno. Continuate a guardare perché poi dopo mi sposto al banco fresa e vi faccio vedere cosa facciamo. Eccoci qua, allora me li sono levigati, ho già montato la fresa e ora me li passo a fresare. Guanti, maschera, ciclone aspiratore e andiamo con la fresata.
Eccoci qua. Comunque questi qua sono i pezzi di una cornice, perché voglio fare un portafoto. Adesso me li vado a fare tutti della stessa misura, a rifinire, perché ovviamente essendo pezzi di una cassetta di legno, come potete vedere non sono neanche precisi come squadratura a 45 gradi, per cui il risultato non può essere dei migliori. Logicamente questo effetto, l'effetto migliore può uscire se uno utilizza dei listelli aventi le stesse misure. Mi sono studiato questo disegno e adesso me li vado a rifinire. Eccoci qua. Ora procediamo con il piccolo progetto. Ora l'ho presentata così, prima di fare i tagli a 45, così vi potete fare un'idea. Ecco, ora andiamo a incollare. Mi dovrò arrangiare con quello che ho, perché mi servirebbero le mosse quelle per fare l'angolo a 90. Ecco qua, carteggiata fatta, rifiniture fatte. Ora ci sono questi buchi che erano quelli delle graffette. Stavo pensando se otturarli, però guardandolo meglio e pensando come poi sarà la finitura, magari può dare anche una parvenza di antichizzato, tipo tarli o cose del genere. Per cui ora vado a fare l'ultima rifinitura che vi avevo accennato e poi dopo gli darò subito la finitura sopra. Ecco come si presenta. Ora procediamo con darci la passata di olio. E qua, la prima mano l'ho data,
Ora lo lascio riposare un attimino, ci levo giusto gli eccessi e poi gli darò la seconda mano. Bene, seconda mano di olio l'ho data, questo è il risultato della cornice, come potete vedere. È rimasto bello anche l'effetto dei buchi che avevo parlato all'inizio del video. Ora con il pezzo della cassetta, del fondo della cassetta, mi vado a prendere le misure e a fare il pezzo dietro. Ora prendo le misure, 10 cm e mezzo, coperchio dietro fatto, voilà. Ora vado a prendere le misure di quello che fungerà da vetro. Ora finiamo di assemblare il portafoto. Eccoci qua, cornice e portafoto finito. Come potete vedere al centro c'è il mio logo. Ora lo vado a appendere. Mi ero già appuntato il chiodo. Spero che la mia realizzazione vi sia piaciuta. Se il video vi è piaciuto, un like, un commento se ho sbagliato qualcosa o anche se trovate bella la realizzazione che ho fatto, è gradito. Se vi piacciono i miei video e prossimamente ne vedrete degli altri, ho tantissime altre idee da esporre e da realizzare, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, da Lollo 100% fai da te, ci vediamo al prossimo video.